Cari amici follower, secondo voi questo amplificatore è a stato solido o a valvole? è a stato valvoloso. A metà, no? Non può essere Dai, che a valvole, non può dai. essere che con delle gigantesche valvole. Amplificatore integrato Alnic T2000 30° anniversario, Sì, che è diverso dal T2000 25° anniversario, perché c'è stato anche quello. ma lo diremo tra Poco. Di un'azienda che a me sta particolarmente simpatica. Sì, diciamo che Giulio è uno di quelli che ha recensito più Alnic nella sua vita e ha posseduto ben 4. Tre prefono dell'Alnic. Quindi con te No, giochiamo. la conosco sul bene. sicuro. Prezzo? Il prezzo di questo amplificatore è, lo riverifico ancora una volta, 16.200 euro. Benissimo, la www.audio2g.it o .com, Instagram, Twitter, Facebook, subscribe, campanella, alla descrizione. Pronti? Allora Giulio, prima di tutto... Dai, sono prontissimo su tutto. Aspetta, come si chiama il fondatore e il CEO della Alnic? Kang Soo Park, che ha fondato l'azienda negli anni 90. Allora, io so che cosa faceva prima Kang Soo Park. Lo so pure io. No, il parcheggiatore, Soo Park. Lui aveva un'altra azienda di audio che si chiamava Silvaweld, sì. Ed era un'azienda all'interno della quale lui lavorava, poi si è messa in proprio e ha fondato la Alnic, dove il nome Alnic sta per All Nickel, riferito al nucleo dei trasformatori che sono in nickel. Esatto. Anzi, sono in permalloy, diciamo. Esatto, che è una lega nickel-ferro. Tant'è che è divertente, su tutti i prodotti Alnic, nel manuale, c'è una dedica a questo signor Hellman della General Electric, che è stato lo scopritore del permalloy. Quindi la Alnic non manca di dichiarare la sua gratitudine a questo signore. Benissimo, la KT 170 che sono l'evoluzione della storia KT, che parte dalle 66 nel 1937, fatte dalla Osram Marconi. Bravissimo. Poi evolvono in KT 88, che sono quelle più comuni, più comunemente utilizzate, che molti dicono essere quelle che suonano meglio, ma queste poi sono 1956 General Electric, che poi sono state declinate in tutte le salse possibili e immaginabili, Golden Lion, Golden Aero. Sì. Poi KT 120, 90-120. Sì, 90-120 e infine queste 170 che sono degli anni 2000. 2013 la KT 150. Fatta da Tungsol, mi pare. Tungsol, sono entrambi progetti Tungsol, e la 170 è del 2020, quindi di fatto stiamo ragionando di valvole molto molto recenti. Esatto, sono fisicamente più grandi rispetto al riferimento che possiamo assumere essere le KT88, che sono quelle più genericamente utilizzate. E ovviamente sono delle valvole dotate appunto di una grande potenza, che i progettisti che le hanno utilizzate hanno impiegato o in modalità single-handed o, come in questo caso qua, in modalità push-pull. In questo caso specifico è un push-pull, quindi con 2 KT 170 per canale, che erogano a seconda della configurazione, adesso parliamo di questa cosa, possono erogare nella modalità triodo tra i 50 e i 60 watt, e invece nella modalità pentodo circa 120 watt. Quindi per essere un valvolare è un valore enorme, veramente enorme. E il fattore di smorzamento, che sembra un numero piccolo in generale perché è 8, è un numero molto grande rispetto a un amplificatore a valvole, quindi soprattutto nella configurazione 120 watt, e lo abbiamo provato, poi ne parleremo, è in grado di pilotare allegramente anche carichi piuttosto complessi. Diffusori tra quelli che vengono definiti carichi complessi, cioè diffusori un po' ostici. Quello che mi è piaciuto di più di tutti, però, caro Giulio, è il potenziometro del volume. Che state vedendo in overlay. Esatto, perché questo non è un potenziometro del volume, ma bensì un commutatore a 61 posizioni. Sì, a 61 step.
Esatto. Telecomandabile mediante questo bel telecomando che vedete qui. La cosa bella è che allora il controllo del volume qui è un po' duro, un po' particolare, è un effetto, un feeling diverso da qualsiasi altro. Perché ha una frizione in bagno d'olio, Esatto. quindi è piuttosto duro da azionare manualmente. Altresì, invece, siccome è motorizzato, lo vedete, lo si può Sì, far la funzionare. motorizzazione è perfetta. Qual è stata la cosa che rende questo amplificatore completamente diverso rispetto agli altri? È che è la prima volta che viene motorizzato in questo modo un commutatore che ha la particolarità di avere l'impedenza sempre costante perché tiene sempre una singola resistenza in serie al segnale e quindi riesce ad avere lo stesso tipo di risposta e di suono qualsiasi sia la posizione del volume. Questo è un fatto piuttosto importante perché insomma che il funzionamento Certo. omogeneo è molto molto importante. Cosa che io avevo notato e trovato solamente nel Convergent Legend, quindi il preamplificatore della Convergent più costoso che esiste e che ha commutatori singoli left e right, ma solamente manuali, quindi senza il telecomando. Altra particolarità dell'Alnic, di questo Alnic, sono i trasformatori di accoppiamento. L'Alnic è molto fedele all'impiego dei trasformatori perché sostengono nella letteratura che la funzione di trasferimento è molto più efficace rispetto ai condensatori di uscita e quindi per loro è un must utilizzarli. I tre oggetti che vedete qua dietro sono l'alimentatore e i due trasformatori di uscita. Poi abbiamo le valvole. Come da tradizione Alnic ci sono queste protezioni che sono delle sorte di ciminiere in vetro con questo bellissimo, lo state vedendo in overlay, piatto traforato qua sopra dal quale esce il calore e fissato con queste astine metalliche. Questo copre anche le 4 più 2, 5, 6 valvole che fanno da driver dallo stato di preamplificazione. Molto interessante il sistema di calibrazione del bias delle valvole che si può fare manualmente singolarmente per ogni valvola, per cui se vi si brucia, si rovina una singola valvola è possibile sostituirne una sola, anche perché le KT 170 certo non te le regalano. No, assolutamente. Ecco. Tra l'altro la regolazione è molto facile perché ci sono questi bei indicatori ad ago. Esatto, E lo stavo vedendo. dopo che si è raggiunto un equilibrio termico va semplicemente regolato con un piccolo cacciavite, il trimmer, in modo tale da mettere l'ago all'interno di un certo campo dello strumento. Quindi la regolazione è semplicissima, ma peraltro devo dire, adesso non so questo a noi ci è arrivato regolato e durante tutto il periodo di utilizzazione non si è minimamente mosso, ma anche sui prefono che io ho utilizzato, sì, insomma, uno per scrupolo lo faceva una volta l'anno questa cosa. Sì, è una cosa che va non comunque, non si muove. sì, magari nel prefono lo fai una volta l'anno perché le correnti in gioco sono molto più basse, qui magari ogni tanto un'occhiatina dagliela. Altra cosa interessante sono gli ingressi, perché sono 2 ingressi XLR e 3 ingressi RCA, giusto? Esattamente. Quindi bilanciato sbilanciato. Perfettamente. Dal punto di vista del funzionamento la macchina è semplicissima, c'è un selettore degli ingressi rotativo e qua ci sono i LED che indicano qual è l'ingresso attivo ad un determinato momento, l'interruttore triodo pentodo, la regolazione del volume, basta. Come da tradizione Alnic, l'interruttore d'accensione grande, grosso, sta messo qui di lato, lo state vedendo, e sempre come da tradizione Alnic, e secondo me questa è una cosa intelligentissima, ci sono queste ampie maniglie laterali che servono a trasportare questo oggetto che pesa 36 kg. Sì, quindi a sollevare i 36. La cosa interessante è che Alnic, anche sul prefono, sul 5005 che avevo io, che pesava niente evidentemente, però ha questa sorta di motivo estetico di queste maniglie laterali, e anche su un oggetto piccolino come era quello, il fatto di poterlo prendere da sopra era comodissimo, molto più comodo degli apparecchi che hanno le maniglie davanti, che a me sono sempre sembrati un po'. Anche perché poi si sbilanciano, insomma, il fatto di averne 2 così ti aiuta. Ok. E altre cose direi che fondamentalmente no, non ce ne sono. C'è un circuito di soft start all'avvio
che ci impiega un pochino di tempo, però mette in condizione le valvole di subire meno stress termico Esatto, e quindi di prolungarne la loro la vita. Il classico soft start che poi si trova un po' in tutti gli amplificatori e preamplificatori a valvole. Bene, vogliamo passare allo sventramento? Che dici? Penso di sì, avendo l'accortezza di rimuovere un po' di tutte queste cosine in vetro che magari, se lo dobbiamo capovolgere, si rischia. E beh, quindi poi vanno pure smontate le valvole, perché per forza. Ah sì, ma tanto tenete conto che quando questo apparecchio vi arriva in casa le sciminiere sono riempite di materiale di schiuma che serve a proteggere nel trasporto, quindi quando arriva bisogna scoperchiare, togliere, rimettere i coperchi, insomma è un'operazione un po' lunghetta perché poi le valvole sono diverse e ognuna ha 2 brugole che tengono il coperchio, quindi è un'operazione lunga. Andiamo allo sventramento. Pronti? Via. Allora Giulio, la prima cosa è il potenziometro del volume. Ci siamo? Eccolo qua. Che è qui dentro, questo grossissimo commutatore a 61 posizioni che non è possibile vedere dal punto di vista delle commutazioni, ma possiamo vedere il motore che anima e alimenta proprio il potenziometro. Qui ho preso il telecomando e possiamo vedere, eccolo qua, l'azionamento. Ok? Questo si può fare anche a mano, però vedete che a mano è un pochino più duretto e non fa altro che agire sul motore. Certo. Esatto. Dentro a questo scatolotto celestino Sì. ci sta tutto quanto il vero e proprio potenziometro, che lo stiamo vedendo anche adesso in questa immagine statica in overlay. Ok, attento perché è alimentato. E qui se vieni di qua vediamo ingresso e uscita del potenziometro qui. Ingresso e uscita del potenziometro che ci fa capire tra l'altro che l'amplificatore, ma lo sapevamo già, è sbilanciato. Certo. E infatti questi cavi grigi che arrivano da qua arrivano dall'ingresso, dalla scheda d'ingresso, ok, che è questa qui, la sta inquadrando, giusto? Sta inquadrando. Esatto, questi sono gli XLR, questi sono gli RCA con la resistenza di attenuazione, ma come vediamo l'uscita è con un singolo cavo per ogni canale. Quindi di fatto gli XLR vengono sbilanciati direttamente qui su questo pannellino. Esattamente. Mi piace questo sistema di retroilluminazione degli strumenti fatto con questo LED che sta sopra lo strumento stesso. Esatto, perché noi qui adesso stiamo sotto gli strumenti, dall'altra parte, dall'altro lato saremo invece proprio in corrispondenza degli strumenti che servono per la regolazione del bias. Trasformatore di alimentazione con 4 uscite, 2 uscite a 12,6 volt che sono questi cavi marrone e arancione 1 e 2, i cavi marrone e arancione che sono i 12,6 volt in corrente alternata. Ok. Poi c'è un'uscita, la vediamo qui a 340 volt, quella fossi in te non la toccherei. Eviterei di toccarla. Esatto, è un'uscita a 90 volt, quindi il filo... Che pure quella eviterei di toccarla. Sì, però sicuramente fa meno male. I bianchi sono 90, i gialli sono 340, quindi questo è il trasformatore di alimentazione. Al lato questi due sono 2 choke, quindi 2 bobine che vengono messe sul circuito di alimentazione, e sotto ci sono i trasformatori di uscita. Perfetto. Ok, lo capiamo questo anche perché vediamo che escono dei fili bianchi e neri, eccoli qua, sì, che finiscono dentro a questo interruttore che poi puoi inquadrare qui dietro e che fa il passaggio, cioè il passaggio da 4 ohm a 8 ohm. Torniamo sopra, alimentazione dual mono, quindi left e right. Si entra dentro i circuiti, anch'essi dual mono, perché dal trasformatore in poi, come poi ci accorgiamo, questo è completamente complementare. Sì. E quindi componenti molto buoni, circuiti stampati fatti bene, vedete, con tutti i fori che servono per la ventilazione. Certo. Del resto la circuitazione di un amplificatore a valvole è semplice, relativamente semplice, ecco.
Questa schedina è quella, deduco, che fa la segnalazione con il LED Esatto. dell'ingresso selezionato. Esattamente, questo è il selettore degli ingressi e sentiamo il rumore dei relè che stanno in fondo. Certo che stanno Eccolo qui. qua. Sì. Questo è l'interruttore che fa triodo e pentodo. Ok. I fusibili di protezione che sono 1 e 2 qua davanti, 1 e 2 qui dietro. Ok. E qui vediamo VR1, VR2, VR3, VR4, questi sono i potenziometrini che servono per fare il bias. Ok, i trimmer. Esattamente. Allora, realizzazione tutto sommato ben fatta, Sì. che però denuncia una costruzione, se vogliamo, in qualche maniera artigianale. Completamente artigianale, sì. Del resto, insomma, sappiamo bene che in questa azienda appunto, l'assemblaggio viene fatto completamente a mano, sono poche persone che ci lavorano e quindi insomma, non è un prodotto altamente industrializzato. Ma del resto tutti gli amplificatori a valvole per forza di cose devono essere fatti foro passante, devono essere fatti con delle regole completamente diverse rispetto a quelle a semiconduttori, quindi la costruzione artigianale è quasi richiesta. Sì, è Ecco, quasi una conseguenza della tipologia dell'apparecchio. Esatto, non immagino un apparecchio a valvole che venga costruito con tecnologia SMD o roba del genere. Assolutamente no. Benissimo, allora andiamo all'ascolto. Già vi dico che a me e a Giulio questo Tube Sound ci è piaciuto tanto. Sì, tanto, ci ha fatto innamorare. Ciao. A dopo. La prima considerazione che mi viene da fare è rispetto all'evoluzione di queste valvole KT. La prima KT 66, ma poi la KT 88 hanno segnato un po' l'era degli amplificatori a valvole ad alta potenza. Sì. Perché prima eravamo abituati ai 10, 12, 15 watt di tante valvole più mosce, passatemi il termine. Poi le KT66, ma soprattutto le KT88, hanno significato cominciare a fare amplificatori a valvole potenti e in grado di pilotare anche casse impegnative con una efficienza relativamente bassa. La prima esperienza di valvole che io ho avuto in casa erano una coppia di finali monofonici della Climo che si chiamavano Kent, che avevano un push-pull di EL34. No, io il mio primo amplificatore importante è stato il Bird P100 MK2 che aveva una coppia di KT88 Golden Lion. Golden Lion, belle. Golden Lion, poi diciamo, me lo comprai usato. Sostituire le Golden Lion era una cosa onerosa e quindi poi l'ho venduto. Ciao. È finita così. È finita così. Dal punto di vista dell'appagamento sonico, questo Alnic secondo me non delude le attese, nel senso che se vai cercando le sonorità del valvolare, qui le trovi. E credo che la cosa importante da dire di questo amplificatore è proprio il bottoncino magico triodo pentodo, perché secondo la mia impressione, ma direi che è un'impressione condivisa, è quello che ha fatto tutta la differenza in questo apparecchio. Ovvero, io non posso dire che c'è una posizione preferibile all'altra, perché insomma dipende fondamentalmente dal diffusore che gli stai accoppiando e da cosa stai ascoltando. Esatto. Noi abbiamo fatto i primi test con questo apparecchio con le Marten, le Parker Duo, e dotate di un woofer, poi l'avete visto, insomma, e di un passivo, e diffusori non particolarmente complessi, ma molto dotati in gamma bassa. Sì, a metà un po' tra il bookshelf e la cassa da pavimento dal punto di vista del pilotaggio. Devo dire che in entrambe le configurazioni l'amplificatore ha funzionato molto bene, però è vero che nella configurazione triodo abbiamo riscontrato un minor controllo della gamma bassa.
Però altresì a questo minor controllo della gamma bassa corrisponde una generosità di erogazione che, specialmente abbiamo ascoltato a lungo l'album di Mancuso, Route 98, insomma dava ragione della sezione ritmica Certo. dell'album. Ecco, quello che hai detto tu, e io lo trovo giustissimo, che è un po', forse più che in altri amplificatori, avere due apparecchi in uno, perché sono due personalità così diverse che poi possono trovare il gradimento della musica e del genere musicale secondo quello che stai ascoltando, perché quando abbiamo sentito per esempio la chitarra di Pat Metheny era bellissima a triodo, sì. E non c'era bisogno del pentodo. No. Con altre cose che hanno una sezione ritmica energivora, passatemi il termine, non è bellissimo, e lì si sente che c'è bisogno di più energia. Ecco. Però la cosa, ecco, che ho trovato, come dire, un colpo di genio è che io non so come sono riusciti a farlo dal punto di vista della realizzazione interna, però io mi ricordo che altri apparecchi che hanno questa possibilità di andare in due modalità devi spegnere, fare lo switch e riaccendere. Allora, per esempio i VTL, i 450 che abbiamo provato, tu puoi premere il tasto, ma c'è un attimo nel quale l'apparecchio va in muting per la commutazione. Ma perché questo? Perché noi, siccome quelli erano molto più potenti di questi, perché 8KT88, in questo caso a noi è capitato alcune volte, premendo il tasto, di sentire un piccolo rumore sulle casse. Un rumore di commutazione, passatemi il termine. Io ho la sensazione che con apparecchi più potenti questa commutazione diventi un segnale elettrico più forte che magari potrebbe danneggiare i diffusori. Allora, io devo dire, all'inizio sono stato molto riottoso perché sul manuale c'è scritto potete fare il cambio on the fly mentre state ascoltando, non c'è necessità di abbassare, di interrompere la traccia. Lì per lì la cosa non mi aveva proprio tranquillizzato. Poi alla fine ho detto vabbè, senti, se l'hanno scritto, se lo dicono loro, non ci sarà rischio o di rompere l'amplificatore o a maggior ragione di rompere i diffusori. L'ho fatto ed effettivamente funziona. Però quello obiettivamente è una marcia in più, perché questo fatto di poter sceglierti la modalità di funzionamento dell'amplificatore in qualche modo ti mette in condizione di ottimizzarlo rispetto a quello che stai ascoltando. Ora, se è vero che abbiamo i DAC anche più economici che hanno 6, 8, 12 filtri d'uscita, non si vede perché un amplificatore non possa avere un bottone dove tu decidi in un modo oppure in un altro. Qualcuno potrebbe obiettare lo potevano fare col telecomando. È vero, questo il telecomando non ti permette di farlo, ti devi alzare, schiacciare il bottone e ritornare al posto. Però io lo trovo assolutamente fattibile. Sì, ho trovato per esempio le voci spettacolari. Cioè la gamma medio-alta è comunque spettacolare. Poi che proprio in gamma media tra l'uno e l'altro funzionamento ci sia un po', oltre che nel controllo della gamma bassa, un po' la differenza, perché la gamma media nella modalità più potente, che è quella pentodo, è meno raffinata, ma ti accorgi che è meno raffinata perché l'hai sentita fino a un secondo prima di una raffinatezza, di una precisione, di un bilanciamento, di una profondità incredibili. Cioè c'è una capacità di ricostruzione della voce, dello strumento al centro, che davvero è come quasi scalpellata in 3D, cioè senti proprio il cantante davanti a te anche dal punto di vista spaziale. È bellissimo. Quello che mi domando è se poi, utilizzando questo amplificatore, e noi certo abbiamo fatto una campionatura su un numero ristretto di amplificatori, però ecco, di diffusori. E utilizzandolo magari con diffusori dalle caratteristiche molto differenti, e forse c'è una delle due modalità che è prevalentemente quella migliore.
Io non credo che con 120 watt su 8 ohm questo apparecchio abbia difficoltà a pilotare alcunché, perché comunque insomma 60 in un modo, 120 nell'altro è un quantitativo di potenza che non è appunto il 12 watt di valvolare a cui siamo abituati, no, è tanto potente e quindi ti consente di pilotare tutto, però mi chiedo se magari con qualche diffusore in particolare una delle due modalità sia quella preferibile. Beh, certo, questo non è l'amplificatore in classe AB da 500 watt con un fattore di smorzamento 300-400 e quindi ci puoi attaccare pure, scusatemi il termine, i sassi. Qui devi fare un po' i conti con quello che ci attacchi, non puoi pretendere di mettere una cassa da pavimento con 3 altoparlanti per i bassi, magari con chissà che altro come passivi per esempio, o dei grossi bass reflex, e poi avere un controllo sul basso eccezionale. Non è questo il caso, no? Resta, secondo me, il discorso che questo amplificatore a valvole, come tutti gli amplificatori a valvole, è un oggetto particolare, nel senso che è grande, è pesante, scalda, le valvole le devi cambiare ogni tot di tempo, e devi comunque ogni tot di tempo entrare nell'ordine di idee di fare la regolazione del bias, insomma ci sono diverse che cose. Però fanno parte della magia, no? Un'altra cosa che a me piace moltissimo dell'estetica degli Alnic, ce l'hanno da sempre, ce l'hanno tutti, ce l'aveva anche il mio Prefono 5005, sono queste piccole ciminiere, questi piccoli comignoli in vetro che io li trovo elegantissimi, Sì. bellissimi. Erano bellissimi quelli piccolini, ma questi così giganti per le KT 170 sono spettacolari. Poi la KT 170 c'ha questo design doppio bulbo che mi fa impazzire. Bella, è proprio bella, stupenda, accesa, sì. è parte dello spettacolo. Assolutamente. Ecco, è parte dello spettacolo. Quindi ecco, dal punto di vista estetico lo trovo veramente particolarmente gratificante. Mi è piaciuto il telecomando, semplicissimo, esattamente con quello che deve avere. Il controllo del volume dal telecomando è perfetto, dal pannello frontale, dalla manopola è un po' duro, ma del resto l'abbiamo visto nello sventramento, c'è una serie di orpelli meccanici che più di questo che ne impediscono un funzionamento morbido. Perfetto. Bene, allora inutile dire che Alnic, l'ho detto in apertura, lo ridico adesso, è un marchio che mi piace moltissimo, fanno delle cose molto belle, e quindi questo integrato non ha tradito le attese. Perfetto, allora www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, Instagram, Facebook, Twitter, andateci a seguire ovunque perché stiamo lavorando molto anche da quel punto di vista. Grazie di tutto. E magari, se qualcuno si vuole abbonare a questo canale, avrà la nostra gratitudine. Forever and ever. Forever and ever. Ok? Ciao.